Ciao ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo un modulo molto interessante. Ho aspettato qualche giorno prima di pubblicare appunto questo video perché stavo regolando e tastando bene insomma tutte le varie cose poi da dirvi, no? Sia a livello di disposizione in campo che comunque anche poi di istruzioni che andremo a vedere. Vi anticipo già che è un modulo che va bene un po' con tutti gli stili di gioco, ma oggi andremo a vedere in particolare il mio con contropiede. Eccolo qui ragazzi, è un 3-5-2 fondamentalmente, molto ispirato a quello che ormai si vede nei campi di europei, almeno comunque di Serie A, inglesi, spagnoli e via dicendo, con un calcio molto offensivo, col contropiede veloce. Poi comunque abbiamo una difesa anche che rimane molto alta, di conseguenza ideale proprio per fare pressing, ideale appunto per riconquistare pallone, girare subito la palla e cercare appunto di andare o per le fasce o per vie centrali. Come già detto, va bene un po' con tutti gli stili, va bene con il contrattacco, va bene con il possesso palla, va bene con i vie laterali soprattutto. Io infatti è un modulo anche che ho deciso di riproporvi proprio per questa ragione, proprio perché avendo Stojkovic che ha come stili di gioco il contropiede e il vie laterali, ecco, questo modulo è proprio l'ideale, perché durante la partita in corso appunto posso modificare e di conseguenza cambiare improvvisamente modo di giocare, no? E di interpretare. Un modulo che tra l'altro poi può darci anche tanta copertura in fase difensiva qualora stessimo vincendo ad esempio 1-0, magari una partita tirata, riusciamo ad abbassare i due esterni, quindi in questo caso Lookman e Cafu, ma magari meglio metterci a quel punto più un terzino difensivo, magari far entrare un difensore centrale, che ne so, potrei far entrare un Kalulu, un Chiellini, un Beckenbauer, insomma le alternative ci sono, e giocherei proprio più coperto, quindi oppure mettere proprio un giocatore di fascia che può fare tutto. Comunque partiamo ragazzi dal portiere. Il portiere ragazzi, io ho lui, Cech è uno dei portieri più forti del gioco, almeno finora, fra quelli usciti, un portiere molto affidabile. Mettete però un po' chi volete voi, ecco, il portiere è una pedina sulla quale di solito non perdo molto tempo, tanto comunque ho notato che poi difensivo offensivo delle volte si sente poco e nulla. In difesa poi ragazzi mettiamo Mickey Van de Ven, che è un incontrista, ok, e ai loro fianchi io ci metto due sviluppo. In realtà su questo modulo ho due terzini difensivi, ma che si comporta comunque molto simile sviluppo. Se voi non avete dei terzini difensivi così forti, così performanti, ovviamente metteteci di sviluppo. Caratteristiche di tutti i difensori, quali devono essere ragazzi? La velocità, come ripeto sempre in ogni video, è importantissimo ragazzi avere dei giocatori veloci, perché ormai il gameplay, col fatto che troviamo attaccanti che hanno 105 di velocità, che hanno 1000 statistiche insomma per dribblare, per fare tutto ciò che vogliamo, avere, capite bene, un difensore che ha 85-86 di velocità ragazzi significherebbe non poter usare un difensore come in maniera consona, perché nel momento in cui trovo poi il terzino, o scusatemi, anzi l'attaccante che è 3 volte più veloce appunto del mio terzino, in questo caso comunque del mio centrale o del mio braccetto, di quello che volete voi, capite bene che è inutile. Quindi metto Van de Ven, dicevo, quindi in posizione centrale, che è un incontrista. Ai loro fianchi due terzini difensivi. Caratteristiche sono sempre quelle: velocità, difesa, salto, contatto fisico, colpo di testa, quindi tutte le varie cose che servono a un difensore. E qui ci metto Costa Curta, ma lui diciamo che spesso e volentieri comunque lo interscambio proprio con uno sviluppo proprio vero e proprio che ho già in panchina, che è Beckenbauer. Comunque stesse diciamo stessi parametri, stesse caratteristiche. Mediana poi ragazzi ci metto un incontrista, attenzione, va bene anche un collante. Io utilizzo questo Vieira perennemente nei miei moduli, ma perché secondo me è comunque uno dei centrocampisti più forti come mediani proprio che ci siano in circolazione. Ho trovato pochi mediani con diciamo le sue caratteristiche così tanto di contenimento, ma anche allo stesso tempo comunque di tecnica, e veramente mi piace molto come proprio si muove nel campo. Anche qui caratteristiche, mettiamo la velocità, un minimo di accelerazione, la tecnica ovviamente è fondamentale, perché essendo un centrocampista deve almeno un minimo saper impostare l'azione,
E poi chiaramente anche i parametri difensivi. Ricordiamoci che questo mediano, i movimenti che dovrà fare saranno quelli di buttarsi in mezzo alla difesa, quindi deve avere parametri appunto difensivi. Davanti poi ci mettiamo due giocatori, uno diciamo un pochino più di contenimento e di inserimento anche lui comunque, ma allo stesso tempo un altro giocatore come Modric invece molto più tecnico, forse sia di Barella che di Vieira. Modric è una carta pazzesca, tra l'altro una versione molto vecchia di Modric, ma credo che ormai un po' tutti abbiamo almeno una versione di Modric, in qualunque salsa questa sia, ma insomma un giocatore sempre molto valido. Lui non è velocissimo, ma ripeto, in compenso ha molta tecnica. L'altra carta invece, che è l'onnipresente, quindi tra le linee onnipresente, è sempre per tornare al discorso appunto quantità e qualità. Quindi Barella fa bene entrambe le fasi, si abbassa per riconquistare pallone, è un giocatore che spesso e volentieri comunque fa dei bellissimi inserimenti, quindi ve lo consiglio. Alternativa ragazzi potrebbe essere anche un giocatore chiave, attenzione perché comunque funziona. Alla sua sinistra mettiamo Lookman, questo Lookman trovato pochi giorni fa, ormai circa una settimana fa o due, ma comunque ragazzi un giocatore molto molto valido, veloce, segna, ha un bel dribbling, finalizza molto bene. Ragazzi ve lo consiglio, se avete lui usate lui, se no comunque un giocatore chiave o specialista di cross, qualora abbiamo appunto in avanti una torre pronta per essere utilizzata sui colpi di testa. Dall'altro lato invece metto un terzino offensivo, proprio perché ragazzi diciamo che possiamo mettere entrambi i terzini offensivi, possiamo mettere entrambi i giocatori chiave. L'importante ragazzi ecco che siano, cosa che io invece non ho fatto perché con Lookman se mi voglio coprire non posso, ma che siano delle carte polivalenti, cioè che se li mettiamo a fare i terzini sono forti, se li mettiamo come CL pronti a crossare sono forti. Cafu in questo è bravissimo, lo fa molto bene, fa sia bene la fase difensiva che quella offensiva, poi molto veloce, ha una bella accelerazione, quindi emette dei bellissimi cross. Quindi diciamo che comunque ragazzi vi consiglio una tipologia di carta così. Qui ad esempio una carta, adesso mi viene in mente una su tutte, è proprio magari anche un Cancelo, no? O comunque per chi l'aveva trovato qualche settimana fa, un mesetto fa, insomma c'era Zanetti, c'è Serginho, insomma ci sono diverse carte interessanti, ma anche appunto che non siano delle leggende, ma free to play diciamo, con giocatori comunque che troviamo in giro nei vari pool che escono durante la settimana, dei giocatori appunto della settimana. In avanti invece io ci metto ragazzi, attenzione, un opportunista e una ala prolifica, ma l'ala prolifica diciamo che comunque in questo caso giocando a seconda punta fa dei movimenti sicuramente differenti rispetto all'opportunista. Lì ci potete mettere anche un regista creativo, attenzione, perché l'ho testato e funziona, oppure comunque un giocatore stile Neymar, stile Messi, cioè della serie che io voglio ricreare appunto un attacco dove c'è molto movimento che fa appunto la seconda punta e poi l'opportunista invece che sta lì pronto a ricevere il passaggio filtrante per andarsi a imbucare dietro la difesa e fare gol. Questo Mbappé è molto forte, ma comunque caratteristiche appunto la finalizzazione, la tecnica, la velocità sono chiaramente dei giocatori che devono andare a far gol, quindi ci interessa molto molto quello. E qui invece a fianco a lui molta tecnica, molto movimento, velocità, finalizzazione lo stesso, perché si troverà spesso e volentieri comunque di fronte al portiere, dovrà fare dei buonissimi inserimenti, quindi attenzione ragazzi perché ripeto, ci possono essere diverse soluzioni. Una soluzione che adesso vi farò vedere è proprio anche il senza palla, che è questo Bebeto. Io mi porto lui perché è uno secondo me dei senza palla più forti che ci sono tutt'oggi in circolazione, nonostante sia una carta ormai molto vecchia di proprio inizio gioco, però comunque ragazzi è sempre determinante. Quando gioca mi piace molto, si fa dei bellissimi movimenti, si inserisce bene. Ragazzi mi piace. Poi chiaramente in panchina ci portiamo un po' i sostituti di tutti i ruoli, quindi come vedete i difensori, questo Zelinski regalato dal gioco, giocatore chiave, sono curioso ormai di testarlo. Xabi Alonso come mediano, Sorloth ecco è lui l'attaccante che vi dicevo per i colpi di testa, quindi 1,95 per 94 kg con 93
di colpo di testa sicuramente, ragazzi, si fa rispettare dentro l'area. Lo sto appunto testando con questo modulo, perché avendo due crossatori comunque seriali diciamo sulle fasce, avere una torre che è in grado di ricevere sempre sulla testa i palloni sicuramente è una cosa che ci avvantaggia molto. Abbiamo già visto appunto Bebeto, Digno è il sostituto fondamentalmente di Neymar, ma si alternano perché anche lui è molto molto forte. Doku lo stesso, ragazzi, una carta che ho trovato proprio oggi e lo devo testare quindi con nelle fasce appunto per vedere come si muove, ma sicuramente guardando le statistiche deve essere una carta molto interessante. Boga, Jeremy Boga, lui lo stesso può fare l'attaccante, quindi è l'esterno, un trequartista, può fare diversi ruoli, una carta anche lui molto molto interessante, che mi sta facendo divertire molto. Ferran Torres, ragazzi, opportunista trovato oggi, ed ecco, va bene, al posto di magari un Modric, comunque un giocatore anche lui molto tecnico, più forse offensivo rispetto a Modric, però ci sta, ragazzi, ci sta. Tanto comunque ho la soluzione, volendo posso mettere magari più un Zelinski, posso mettere un Xabi Alonso, quindi comunque a centrocampo diciamo siamo abbastanza coperti. Per quanto riguarda invece, ragazzi, le istruzioni individuali ve le dico tra poco. Ok, prima vi voglio ricordare chiaramente dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, che sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione, è completamente gratuito, mentre sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti. Quelli hanno invece un costo di 1 euro barra 2 euro, ma ripeto, una cifra irrisoria, ma che comunque a me mi farebbe molto molto piacere se voi ci cliccaste sopra, perché chiaramente sblocchereste intanto la possibilità di accedere alla mia lista di appunto abbonati, e poi di avere comunque eventualmente anche dei contenuti in esclusiva dedicati per voi, di poter giocare con me direttamente, quindi di fare delle video lezioni proprio personali su di voi. Quindi ci sono, diciamo, diversi contenuti interessanti a un costo, parliamo di 1 euro, parliamo di 2 euro, quindi nulla veramente di così irraggiungibile. Andiamo subito, ragazzi, a vedere le istruzioni individuali, ovviamente grazie a chi lo farà. Andiamo a vedere, diciamo, le istruzioni individuali, che sono le seguenti. Metto il difensivo, ragazzi, sul mediano, il contropiede sulla punta, l'opportunista, e linea bassa sul mediano. Quindi il mediano proprio questa volta, a differenza di altre volte che abbiamo visto senza istruzioni girava meglio, senza dare, diciamo, nessun tipo di indicazione, questa volta invece qualche indicazione gliela do, perché comunque ho notato che senza istruzioni il modulo gira molto bene lo stesso, ma mi lascia un pochino scoperto in difesa. Siccome, ripeto, ormai è pieno di attaccanti veloci, è pieno di dribblatori, avere un uomo in più comunque con una difesa a 3 soprattutto, avere un uomo in più lì come Vieira, che comunque è molto forte nel riconquistare palloni, sicuramente ci fa comodo. Quindi, ragazzi, non vi resta, mi raccomando, che provare questo modulo, farmi sapere soprattutto nei commenti che ne pensate, se l'avete già utilizzato oppure se magari avreste in mente di fare qualche piccola modifica. Fatemi sapere, vi aspetto nei commenti. Alla prossima, ciao dal vostro Luca Tran, ciao.